La voce registrata, registrare la propria voce. Quante cose si potrebbero dire su questo argomento? 1 miliardo. Oggi voglio farlo raccontandovi la mia prima esperienza in studio di registrazione. Quindi vi do il bentornato su Vem Coaching, io sono Andrea Volpi, sono un cantante e un vocal coach. La mia prima esperienza in studio di registrazione fu, come potete immaginare, un mezzo disastro. Stavamo registrando il primo disco della mia band heavy metal, si parla di più di 10 anni fa probabilmente. Ero all'FP Recording Studio di Lucca, lo studio di Freddy Delirio dei Death SS, che è uno studio fantastico, ma questo non bastò a far sì che le mie registrazioni fossero così apprezzabili, diciamo così. Perché fu un mezzo disastro? Semplicemente e ovviamente per mancanza di preparazione. E per mancanza di preparazione intendo vocale, mentale e ambientale. Prima di tutto, nei giorni precedenti, durante il viaggio per andare in studio e appena arrivato in studio, iniziò a salirmi un'ansia stratosferica, perché nella mia testa risuonava il fatto che la mia voce, che è la voce che avrei registrato in quel giorno, in quei giorni, sarebbe rimasta su quel disco per l'eternità e quindi doveva essere in qualche modo impeccabile. Primo errore. Prima di tutto perché impeccabile non lo è mai, comunque è molto difficile, e quindi da un punto di vista mentale ci può aiutare a pensare di registrare al massimo, al meglio delle nostre possibilità. Quanti dischi sentiamo dove la voce non è impeccabile, dove il cantante magari è molto peggio, canta molto peggio che sul terzo disco, sul secondo, sul quarto. Poi entrato in cabina di registrazione, nell'ansia, senza nemmeno scaldarmi, andò tutto ancora peggio, nel senso che mi ritrovai ad avere per la prima volta davanti 3-4 persone che stavano lì esclusivamente ad ascoltare me, e quindi questa stramaledetta ansia mi portò a pensare che magari queste persone potevano essere lì e magari giudicare male, in malo modo il mio operato, quando invece le persone che sono al di là del vetro ad ascoltarci sono lì per aiutarci a fare il miglior lavoro possibile, comunque a prendere il meglio che c'è della nostra performance per fare un buon prodotto, in funzione del prodotto. E quindi questa registrazione mi diventò da subito un peso. E dal punto di vista mentale ero completamente impreparato, non sapevo che cosa poteva aspettarmi, o meglio, me lo ero immaginato, avevo visto qualche film, ma non mi ero preparato per essere io, diciamo, il protagonista di quella scena. Poi, per quanto mi riguarda, al tempo preferivo cantare davanti a 200 persone che davanti a 3. È anche per questo che spesso agli allievi, quando devono prepararsi ai live o a registrare o per gli esami, consiglio sempre di cantare i brani che devono fare davanti a 3 persone, davanti a 3 amici, agli amici veri, che sono quelli che ti dicono effettivamente se una cosa fa cacare o no. E per abituarsi ad essere in un ambiente piccolo con persone che stanno lì concentrate esclusivamente sulla tua voce, sulla tua performance. Poi da un punto di vista vocale non ero così messo male, o meglio, pensavo di non essere così messo male. Perché? Gli acuti, bene o male, ce li avevo abbastanza buoni. Le distorsioni buone, sapevo metterle dove volevo metterle. E da un punto di vista di dinamica, pensavo di gestirmela abbastanza bene. Solo che non avevo fatto i conti con questo, cioè con il microfono a condensatore. Per me fu un'esperienza completamente nuova. Altro grave errore, perché fino a quel momento io avevo sempre cantato con questo, cioè con il microfono dinamico. Quindi per quanto riguarda le dinamiche, intanto ciaone, nel senso che mi ritrovai da gestire le dinamiche allontanando un pochino il microfono, o comunque a cantare con un microfono che va tenuto molto vicino, a cantare con un microfono a condensatore e con il tecnico del suono che mi disse rimani a una distanza di circa 15 centimetri, e per me fu un dramma totale. Prima di tutto per il fatto che ero abituato sia alle prove che dal vivo a cantare muovendomi e saltando come un matto. Questo perché come presenza scenica mi piaceva questa cosa, e perché mi aiutava a scaricare un pochino quelle che erano le mie tensioni ipercinetiche. E a proposito di questo, di muoversi,
mi ritrovai in una cabina di registrazione che era magari 3 metri per 3, 2 metri e mezzo per 2,5 circa, che non è che è piccola, però per me era molto piccola, perché in sala prove mi muovevo, sui palchi mi muovevo, e star lì fermo fra 4 mura mi venne una sorta di una specie di claustrofobia, se così si può dire, data sicuramente anche dall'ansia. Insomma, andò tutto un po' in discesa, sempre peggio, cosa che è abbastanza folle, visto che per registrare delle buone voci basta davvero una cabina armadio un po' insonorizzata, cioè la voce non è che ha bisogno di questi trattamenti incredibili. Tant'è che tante voci si fanno proprio nella cabina armadio, magari in home recording, e vengono bene. Poi il fatto di lavorare con il microfono a condensatore, oltre a dover starli fermo, a fare attenzione a non battere i piedi, anche se avevo il tappeto, oppure a strusciare una mano sui pantaloni o da qualche parte, mi mise davanti quella che era realmente la mia voce, che era molto diversa da quella che ero abituato ad ascoltare, perché ero abituato magari a registrare delle prove in sala prove o a registrarmi col cellulare, che magari 10 anni fa i cellulari erano anche un po' peggio, mi registravo magari a casa con la base, ma sempre a qualità abbastanza bassa, diciamo così. Quando invece tornai in sala regia e sentii la mia voce in solo, quindi la mia voce senza tutto lo strumentale, lì fu un altro dramma assurdo. Dissi: ma veramente canto così? Veramente questa è la mia voce nuda e cruda? Quindi altro grave errore è quello di non aver mai provato a registrare la propria voce con un microfono a condensatore, soprattutto prima di entrare in studio di registrazione per registrare un disco intero, quindi erano circa 40 minuti di musica. E lì fu il dramma totale, perché quando tornai in cabina di registrazione, nella mia testa c'era non più ok, so di avere dei punti deboli, ma magari riesco a gestirmeli, ma c'era, oddio, tutto quello che sto facendo fa schifo. Quindi, per farvela breve, la prima giornata di registrazione la buttammo tutta via. Nei giorni successivi invitai la mia insegnante di canto a darmi una mano per cercare di rimediare un attimo, per cercare di migliorare la situazione, e un po' andò così e un po' no, ma non perché lei non mi dava dei consigli giusti o perché non ero vocalmente prestante, ma perché di testa ero andato completamente fuori. Anzi, dissi: oddio, ma a lezione vado bene e ora mi sente anche lei, sente questa voce nuda, che è un dramma. Insomma, poi alla fine il disco l'ho fatto, ma diciamo che non è un'esperienza che mi sono goduto, purtroppo, perché dovrebbe essere anche così. È chiaro che fare un disco è un lavoro, cantare è un lavoro, quindi va preso molto seriamente, ma deve essere anche un divertimento. Qualche tempo dopo mi contattò il mio amico Nick Capitini del Red Wall Recording Studio di Rosignano, magari vi mettiamo il link in descrizione o lo scriviamo anche in sovrimpressione, così potete farvi un salto sulle sue pagine, perché è uno studio top e lui è una persona fantastica. Mi chiamò per registrare un brano che a lui serviva per un esame o per una promozione dello studio, non mi ricordo di preciso, e quella fu un'occasione per rimettermi in gioco al meglio delle mie possibilità, perché è questa la frase giusta dal mio punto di vista: il meglio delle proprie possibilità. Quindi mi misi a studiare il brano ogni giorno, mi misi a studiare, a registrare, a cercare di capire come mi piaceva la mia voce, se potevo farla più simile all'originale, più nel mio stile. Insomma, stetti 2 mesi interi a lavorare su un unico brano per fare bella figura con il mio amico e per vedere se questo mi portava a un risultato gradevole. E andò così, cioè anche lì sapevo di avere dei punti deboli, ma riuscii a gestirmeli perché sapevo cosa mi aspettava. E quindi insomma il pezzo fece una bella figura, tant'è che da lì nacque anche una bellissima collaborazione che è in atto ancora oggi, sia per le registrazioni che per il vocal coaching, nel senso che a volte vado a seguire dei cantanti proprio mentre stanno registrando. Ora, ovviamente l'argomento è vastissimo, però quello di prepararsi da tutti i punti di vista prima di andare in studio anche per registrare un singolo pezzo è una cosa assolutamente fondamentale. Tra l'altro oggi si trovano dei kit di registrazione con microfono e scheda audio a prezzi bassissimi, magari la qualità non sarà top, ma per iniziare
ci può bastare così per rendersi conto di cosa dobbiamo fare e di cosa uscirà fuori della nostra performance. Un'altra cosa da fare è quello di allenarsi costantemente, anche se non dobbiamo andare in studio nel breve periodo. Una cosa che mi ha detto recentemente Gianmarco Fiaschi, che è il batterista del mio gruppo, che si sta occupando anche delle preproduzioni del nostro prossimo disco, e poi vi lascio, non sono così male le tue tracce di voce rispetto magari anche a altri cantanti che ho registrato? E io ho risposto, sì, effettivamente sta andando abbastanza bene, ma per il semplice fatto che mi sto allenando periodicamente, perché voglio sapere già prima cosa aspettarmi dalle take di voce che farò. Dai, spero sia stato interessante anche questo video, spero sia utile per chi andrà in studio di registrazione. Io sono Andrea Volpi, sono un cantante e un vocal coach, se volete sono disponibile per delle lezioni, vi lascio i miei contatti in descrizione. Se il video vi è piaciuto mettete un like, lasciate un commento e magari raccontateci la vostra esperienza. Un saluto, ciao!